Allora, avviamo il corpo della sciarpa. Per avviare il corpo della sciarpa abbiamo bisogno di fare due conti, nel senso che avremo bisogno di avviare, lavoreremo dalla parte, cominceremo dal lato lungo e quindi dovremmo contare esattamente quante catenelle avviare. Il multiplo è 25, quindi dovremo avviare un numero di catenelle multiplo di 25. Io vi consiglio di fare un piccolo campioncino di 50 maglie, per esempio, misurare e poi fare il conto di quante maglie avviare a seconda di quanti centimetri vi vengono fuori con le 50 maglie. Io voglio fare una sciarpa lunga 165 cm lavorando con questo filo. Io ho usato un colore diverso, vi sto facendo vedere il tutorial, ve lo faccio vedere con il lilla perché il nero non si vede. Comunque stavo dicendo, io voglio una sciarpa lunga 165 cm. Ho calcolato che 50 maglie mi vengono a misurare 30 cm e quindi per avere i miei 165 cm ho calcolato che devo montare 275 catenelle che lavorerò poi per l'altezza desiderata. Vi faccio ora vedere un campioncino del punto su 25 catenelle che poi ovviamente voi ripeterete per appunto io 275 catenelle e voi per il numero di catenelle che avete scelto per la lunghezza che vi serve. Ripeto, dovete montare un numero di catenelle multiplo di 25. Carichiamo quindi queste 25 catenelle di campione 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Carichiamo una catenella che ci serve per girare e torniamo indietro a maglie basse. Il primo giro lo lavoriamo tutto a maglia bassa, molto semplicemente per fare un po' di bordo. Vabbè, direi che ci vediamo al termine di questa lavorazione. Ho lavorato le mie 25 catenelle a maglia bassa, ora mi alzo con una catenella, giro il lavoro, salto la prima maglia, entro nella seconda e lavoro un punto basso. Carico il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto in cui ho appena lavorato il punto basso e lavoro un punto alto. Salto una maglia di base, entro in quella successiva e faccio un punto basso, carico il filo e nello stesso punto un punto alto. Salto una maglia di base, entro in quella successiva, punto basso e punto alto nello stesso punto. Di nuovo salto una maglia e nella maglia successiva lavoro un punto basso e un punto alto. Ancora salto una maglia, un punto basso e un punto alto nella stessa maglia bassa. Sostanzialmente una maglia bassa sì, una maglia bassa no, lavoriamo un punto basso, un punto alto. Il punto si chiama punto Susanna, non è una mia invenzione, ma è un punto insomma abbastanza conosciuto, insomma abbastanza diffuso, e io l'ho scelto perché è un punto molto veloce e molto facile, insomma giusto per fare uno sciarpone delle dimensioni generose che abbiamo scelto, insomma. Arriviamo alla fine della riga continuando in questo modo.
Ora, se avete, se avete caricato una quantità di catenelle pari, vi ritroverete in questa situazione, quindi vi mancheranno 2 maglie. In questa situazione lavorerete un unico punto basso in questa maglia e solo un punto basso. Se invece, come in questo caso, vi trovate un numero dispari di maglie, salterete la maglia di base e lavoriamo il punto Susanna su questa penultima maglia, quindi un punto basso, un punto alto, e senza saltare la maglia di base, nell'ultima andiamo a lavorare un punto basso. E quindi finiamo sempre con un punto basso, sempre e solo con un punto basso. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro, come sempre saltiamo la prima maglia ed entriamo nella seconda e facciamo il nostro punto Susanna con una maglia bassa e una maglia alta. Di nuovo saltiamo una maglia e nella maglia successiva facciamo un punto basso e un punto alto. Ho preso tutti e due, forse ne ho preso solo uno. Cosa ho fatto? No, era giusto. Ok, scusate, sto facendo un piccolo pasticcio, abbiate pazienza, ma sapete che succede. Punto alto, di nuovo saltiamo la maglia, una maglia di base, e in quella successiva facciamo un punto basso e un punto alto. Saltiamo una maglia, in quella successiva un punto basso e un punto alto. Saltiamo una maglia, in quella successiva un punto basso e un punto alto. E così via finché non avrete raggiunto, guardate, eccolo qui, e così via finché non avrete raggiunto l'altezza desiderata. Ora vi faccio vedere anche un po' come sto lavorando con il filo nero, tuttavia insomma questo è il modo in cui dovete lavorare. Ricordate che sia che voi terminiate con un numero pari di catenelle e quindi ne abbiate 2, sia come in questo caso che abbiamo appena visto ne abbiate 3, l'importante è che voi chiudiate sempre e solo con una maglia bassa e riavviate poi girando il lavoro sempre con la maglia bassa. E ci vediamo quando avrete finito il corpo della nostra sciarpa. Buon lavoro! Cominciamo con la lavorazione di questi cerchi che vediamo sul bordo, che per convenzione chiameremo rosoni. Io li chiamo così e non so come si chiamino e quindi va bene così, facciamo finta. Se ricordate, io avevo avviato la sciarpa appunto dal lato lungo con 275 catenelle e vi avevo dato come indicazione il fatto che il numero di catenelle che dovevate avviare doveva essere un multiplo di 25 e adesso andiamo a vedere il perché. Infatti ciascun rosone occupa, diciamo, 25 catenelle. Quindi facendo 275 diviso 25, io so già che dovrò andare a realizzare una quantità di 11 rosoni. Questo giusto per capire quanti ce ne servono e come lavorare. Ora io come sempre ve lo faccio vedere con un filo di campione e poi in realtà andremo avanti con il mio filo nero. Quindi avviamo innanzitutto 10 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, mannaggia, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, scusate, non vi ho detto, per fare i rosoni, mentre per la sciarpa ho utilizzato l'uncinetto numero 4, per fare i rosoni ho scelto un uncinetto di un mezzo numero più basso, sto usando il 3,50 perché mi sembra che vengano fuori un po' più compatti, un po' più belli. Comunque detto questo, fatte le nostre 10 catenelle andiamo a chiuderle su se stesse, quindi entriamo nella prima catenella,
portiamo fuori il filo e lo portiamo di nuovo fuori dalla catenella che avevamo sull'uncinetto e abbiamo fatto il nostro cerchietto. All'interno di questo cerchio, lavorando anche la codina, andiamo a lavorare 18 maglie basse. Quindi ci alziamo con una catenella e cominciamo a lavorare le nostre 18 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18. Ora andiamo a chiudere entrando nella prima maglia bassa che avevamo fatto, andiamo a chiudere queste maglie su se stesse e abbiamo costruito questo cerchio di maglie basse. Ora ci alziamo con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, che vanno a sostituire la nostra prima maglia altissima. Facciamo altre 2 catenelle, quindi un totale di 6. Queste 2 catenelle sono le catenelle di separazione. Infatti lavoreremo questo giro lavorando una maglia altissima su ciascuna maglia bassa sottostante e le separeremo con 2 catenelle. Quindi questa è la prima maglia alta che abbiamo fatto, la maglia altissima. Prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo sulla seconda maglia bassa disponibile e lavoriamo i fili sull'uncinetto a 2 a 2. Seconda maglia bassa, 2 catenelle, di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa successiva, lavoriamo i fili a 2 a 2 per fare la maglia altissima, 2 catenelle di separazione e via così finché non avremo lavorato tutte le 18 maglie basse di base. Ovviamente alla fine di questo giro controllerete di aver lavorato 18 maglie altissime. Ho lavorato la mia 18ª maglia altissima, faccio le ultime 2 catenelle di separazione e vado ad agganciarmi nella quarta catenella che avevo realizzato all'inizio, chiudendo il cerchio con una maglia bassissima. Ora mi alzo con una catenella e lavoreremo nello stesso punto una maglia bassa. Ora realizzeremo all'interno di ogni spazio 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e una maglia bassa su ciascuna maglia altissima sottostante. Quindi 1, 2 all'interno dello spazio e una all'interno della maglia altissima sottostante. 1, 2 e 1 all'interno della maglia altissima sottostante e via così finché non avremo concluso il giro. Ho realizzato la mia ultima maglia bassa e quindi vado ad agganciarmi con la mia solita maglia bassissima sulla prima maglia bassa che avevo fatto. Il risultato che otterremo è esattamente questo. Ora ci alziamo con 3 catenelle che vanno a sostituire la nostra prima maglia alta e realizziamo altre 3 catenelle, 1, 2, 3, che saranno le catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto e in corrispondenza della maglia alta che abbiamo fatto sulla maglia altissima sottostante, realizziamo delle maglie alte. Filo sull'uncinetto, saltiamo quindi 1, 2 e sulla terza realizziamo una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie basse di base e sulla terza, che è sempre quella in corrispondenza della maglia altissima sottostante, andiamo a realizzare una maglia alta. 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie basse di base e via dicendo. Alla fine, come sempre, andremo a chiudere il cerchio, 1, 2, 3 e vedremo insieme come
Realizzata anche l'ultima maglia alta, andiamo ad agganciarci ovviamente nella terza catenella con una maglia bassissima. Giunti a questo punto ci spostiamo con una maglia bassissima all'interno dell'archetto successivo e da questo punto avviamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto 2 volte, realizziamo una prima maglia altissima non chiusa, di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, facciamo passare i primi 2 fili, i secondi 2 fili e il terzo lo lasciamo lì, abbiamo 3 fili sull'uncinetto, di nuovo i primi 2, i secondi 2, 4 fili sull'uncinetto, di nuovo i primi 2, i secondi 2, 5 fili sull'uncinetto. Prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso tutte e abbiamo ottenuto questo gruppo di 5 maglie altissime lavorate insieme. Ora facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo nell'archetto successivo e procediamo con la stessa lavorazione. Quindi lavoriamo una maglia altissima non chiusa, lavorando solo le prime 2 coppie di fili, di nuovo 2 volte, 1 e 2, di nuovo 1, 2 e abbiamo 3 maglie, dobbiamo realizzarne 5. Abbiamo 5 maglie altissime sull'uncinetto, possiamo prendere il filo, farlo passare attraverso tutte le asole e rifare le altre 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, andando a spostarci nell'archetto successivo e realizzando di nuovo questo gruppo di 5 maglie altissime chiuse insieme e così via dicendo fino a che non avrete raggiunto l'ultimo archetto. Sto realizzando l'ultimo cerchio, come vedete le dimensioni sono abbastanza grandi, io ho anche delle belle manone, quindi è bello grande. Dicevo, sto realizzando la quarta maglia altissima dell'ultimo archetto, chiudo tutto insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle che andiamo a chiudere in cima al nostro primo archetto, sempre con la nostra maglia bassissima, anzi guardate, lì non mi piace e quindi vado a chiudere proprio sulla prima catenella in questo modo. Ecco qui. A questo punto possiamo fare una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo. Avvieremo il secondo rosone, lo faremo esattamente con questo. Guardate, nella sua semplicità è veramente molto bello, però appunto è grande. Quindi considerate che il bordo verrà fuori veramente un bordo importante. Al di là di questo, lavorate tutto il secondo rosone. Quando avrete realizzato i primi 8 gruppi, fermatevi che vediamo insieme come agganciare i rosoni uno all'altro. Allora, anch'io come voi ho lavorato il mio secondo rosone, mi sono fermata all'8° gruppo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora mi devo agganciare con il rosone che avevo fatto precedentemente. Quindi cosa facciamo? Io li avevo già segnati, ma li tolgo e lo facciamo insieme. Scegliamo un archetto a caso e lo segnaliamo anche con un nastro colorato, con quello che vi pare.
Da qui, da questo arco, contiamo 8 gruppi di maglie altissime, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'archetto successivo, eccolo qui, andiamo a mettere un altro segno e ne metteremo uno anche nell'archetto subito successivo. Eccoci qua. 2, uno di seguito all'altro. Di nuovo conteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e come vedete anche da questa parte verranno fuori i 2 archetti, uno di seguito all'altro, segnati con il nostro marcapunti colorato. Ora che abbiamo segnato i punti nei quali andranno ad agganciarsi i nostri rosoni, possiamo proseguire con la vera e propria lavorazione. Io 8 da questa parte ce li ho già, tra l'altro vi apro una piccola parentesi, guardate, io ho lavorato il secondo nero un pochino più stretto, sempre con lo stesso numero d'uncinetto, il 3,5, ma sono stata un pochino più stretta, guardate come è cambiata la dimensione. Questo solo per dirvi che scegliete, insomma, cercate di essere omogenei nelle lavorazioni in maniera tale che i rosoni vengano fuori più o meno tutti delle stesse dimensioni, perché altrimenti poi il risultato globale potrebbe risentirne. Io questo qui viola l'avevo lavorato con voi in modo molto largo, giusto per essere più chiara, ma in realtà io tendo ad avere sempre la mano un po' stretta. Chiusa parentesi, andiamo ad agganciare i rosoni. Quindi, se negli archi precedenti abbiamo lavorato 7 catenelle di separazione, qui ora ne lavoriamo 3. 1, 2, 3. Andiamo a prendere l'arco che abbiamo indicato e ci agganciamo con una maglia bassa. Quindi entriamo in questo modo e ci agganciamo con una maglia bassa. Lavoriamo le 3 catenelle che ci mancano perché questa funge da settima maglia, quindi lavoriamo le 3 che ci mancano, carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto e andiamo a lavorare il nostro gruppo di 5 maglie altissime. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ora lavoriamo di nuovo solo 3 catenelle, 1, 2, 3, perché dobbiamo andare ad agganciare il secondo punto che avevamo selezionato. Eccolo qua. Quindi entriamo, lavoriamo di nuovo una maglia bassa, che è come se fosse la nostra settima catenella, di nuovo 3 catenelle di separazione e andiamo nell'arco successivo a lavorare le 5 maglie altissime, come siamo abituati a fare. 3, 4, 5. Andiamo a chiudere, non so, vabbè, l'ho chiusa male, non importa. Ecco qui il modo in cui vengono ad unirsi i rosoni in 2 punti centrali. Ovviamente ora questo noi andremo a lavorarlo tutto perché andremo ad agganciarci nei 2 punti con il prossimo e via dicendo finché non avremo fatto il numero di rosoni necessari per coprire le nostre catenelle iniziali. Come vi avevo fatto vedere prima, io ho bisogno di 11 rosoni, voi farete questa stessa divisione, quindi prenderete il totale delle catenelle che avevate montato sulla sciarpa all'inizio, dividerete per 25 e vi verrà fuori il risultato esatto di quanti rosoni dovete realizzare ed unire insieme in questo modo che abbiamo appena visto. Buon lavoro, ci vediamo dopo per rifinire nuovamente i rosoni e proseguire questo bordo.
Ho concluso la mia fila di rosoni. Io, come vi avevo detto, ne ho fatti 11 e voi avrete fatto quelli che vi servono, quelli che vi servivano, insomma, a seconda delle catenelle che avevate montato all'inizio sul corpo della sciarpa, e quindi siamo pronti a procedere. Non prima vi consiglio di aver controllato, di aver saltato per ciascun rosone 8 gruppi, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tra un rosone e l'altro, perché io con questo controllo ho verificato così per istinto, diciamo, e ho scoperto che ne avevo sbagliati ben due. Quindi un consiglio che vi do è: controllate prima di chiudere e di fissare tutti i fili di lavorazione, controllate bene di averli attaccati tutti dritti innanzitutto, perché poi si vede la differenza tra quelli che sono dritti e quelli che sono rovesci. Quindi controllate di averli messi tutti dritti e di aver saltato esattamente gli 8 gruppi di maglie. Fatto questo, possiamo davvero cominciare con la prossima lavorazione. Quindi prendiamo il primo rosone, lasciando tutti gli altri alla nostra sinistra. Prendiamo il nostro uncinetto. Io sto usando sempre il 3,50 come ho fatto per fare i miei rosoni, e andiamo avanti. Bene, allora sì, andiamo avanti, ma andiamo avanti e nel frattempo ho cambiato colore, nel senso che procediamo con il colore più chiaro. Quindi andiamo a prenderci il punto di intersezione tra i due rosoni e andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tra il settimo e l'ottavo andiamo ad agganciarci nell'archetto. Ci agganciamo con una maglia bassa e facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e andiamo nell'archetto successivo e ci agganciamo di nuovo con una maglia bassa. Di nuovo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e andiamo ad agganciarci con una maglia bassa nell'archetto successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa nell'arco successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa nell'arco successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa nell'arco successivo. E ora siamo giunti all'archetto che precede, vedete, siamo giunti all'archetto che precede il punto di congiunzione. Quindi facciamo altre 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo con una maglia bassa ad agganciarci a questo ultimo arco e a questo punto facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e andiamo ad agganciarci all'archetto successivo e quindi al primo disponibile sul rosone seguente. Ed eccoci qua, questo è il risultato. Questo è il risultato. Avremmo fatto 1, 2, 3, li abbiamo fatti giusti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 archi da 7 catenelle e un aggancio al rosone successivo di sole 4 catenelle. Questa operazione va ripetuta per tutti i rosoni a vostra disposizione. Ci vediamo praticamente quando avrete lavorato, quando sarete arrivati all'ultimo archetto disponibile del vostro ultimo rosone. Ed eccoci qui, abbiamo lavorato tutti i nostri rosoni. Come vedete, come vedete qui ho il punto di congiunzione e nell'ultimo rosone ho lavorato sempre i miei 6 archi. Quindi ho fatto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. Ora non taglio il filo, non
non faccio assolutamente niente, ma mi sposto con delle maglie basse. In particolare in questa metà dell'archetto che ci rimane ne facciamo 4. Quindi 1, 2, 3, 4. Una la facciamo sulla punta del gruppo delle maglie altissime. Qui ne facciamo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un'altra maglia sopra il gruppo delle maglie altissime e abbiamo quindi lavorato 4 maglie e un primo arco con 8 maglie basse. Lavoriamo un secondo arco con 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di nuovo andiamo a lavorare una maglia bassa sulla punta, sulla cima del nostro gruppo di maglie altissime e andiamo a lavorare solo 4 maglie. 1, 2, 3, 4. Ne facciamo una quinta ed è da questa quinta maglia che andiamo a ricominciare il lavoro dall'altra parte. Quindi se abbiamo fatto ora questa che è diventata in questo momento la mia parte bassa, andiamo a fare lo stesso lavoro degli archi di 7 catenelle e le congiunzioni di 4 catenelle tra un rosone e l'altro che abbiamo appena eseguito. Quindi sostanzialmente dobbiamo fare un giro completo intorno a tutti i nostri rosoni. Controlliamo prima di cominciare che effettivamente ci sia lo spazio per fare 6 archi, quindi vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5 e il sesto che parte da qui. Quindi esattamente da questo punto faremo le nostre 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo nell'arco successivo e ci agganciamo con una maglia bassa e via dicendo finché non arriveremo al nostro ultimo arco, dove faremo esattamente il lavoro che abbiamo appena fatto e andremo a vederlo comunque insieme. Quindi intanto continuiamo con questa operazione e poi ci vediamo alla fine. Ed eccoci, abbiamo lavorato tutti i nostri rosoni, abbiamo fatto gli ultimi 6 archi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ora esattamente come abbiamo fatto da questa parte andiamo a completare con 5 maglie basse, 8 maglie basse nell'arco successivo, ricordandoci sempre di fare la maglia bassa sulla cima del gruppo delle maglie alte. E quindi riprendiamo. Abbiamo fatto i nostri 6 archi come si diceva e quindi 1, 2, 3, 4 maglie basse, una maglia bassa sulla cima del gruppo delle maglie altissime, 8 maglie basse sull'arco successivo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una maglia bassa sulla cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una maglia bassa sulla cima del gruppo delle maglie altissime e le ultime 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Vi ripeto, questo è esclusivamente un campioncino che sto facendo con un colore più chiaro. Questo obbrobrio non andrà indossato da nessuno perché vedete ci sono fili, il filo forse è anche un po' rovinato, insomma non preoccupatevi, non andrà indossato da nessuno. Detto ciò, ci troviamo quindi a collegarci alla primissima maglia bassa che avevamo fatto. Ci colleghiamo con una maglia bassissima in questo modo ed eccoci qua. Ora procediamo facendo di nuovo un giro completo di tutti
i nostri rosoni e andremo a lavorare proprio su questi archi che abbiamo appena eseguito. Andremo a lavorare come? Su ogni primo arco di ogni rosone andremo a lavorare 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci trasferiremo direttamente all'arco successivo lavorando 4 mezze maglie alte. Quindi prima mezza maglia, seconda mezza maglia, terza mezza maglia, quarta mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, maglia alta, la prima di 5. Quindi 4 mezze maglie alte e 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Ci trasferiamo all'arco successivo e facciamo 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci trasferiamo all'arco successivo e facciamo altre 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora vi faccio vedere a che punto siamo. Siamo partiti da questo punto e abbiamo lavorato un primo arco di maglie basse. Poi abbiamo fatto un escalation di maglie. Quindi abbiamo fatto 4 mezze maglie alte, abbiamo fatto 5 maglie alte, abbiamo fatto 9 maglie alte, altre 9 maglie alte e ora come vedete prima del punto di congiunzione tra un rosone e l'altro abbiamo gli ultimi 2 archi che lavoreremo in modo speculare ai primi 2. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte e 4 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4. Nell'arco successivo faremo 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lavoriamo una maglia bassa sulla maglia bassa del punto di intersezione, nel quale ci siamo collegati, e all'interno delle 4 maglie, all'interno delle 4 maglie che collegano un rosone all'altro, andiamo a fare 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse, una maglia bassa sulla maglia bassa che a questo punto ci si pone davanti e riprendiamo a lavorare i 6 archi del rosone successivo. Quindi cosa faremo? Faremo 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e via dicendo con le mezze maglie alte, le maglie alte e via dicendo, così come abbiamo appena visto.
fino a che non avrete lavorato tutti quanti i vostri rosoni. Ci vediamo ovviamente come sempre per lavorare l'ultima parte alla fine dell'ultimo rosone. Ho lavorato l'ultimo archetto disponibile e quindi sono andata ad incontrarmi con le 4 maglie che avevamo fatto sulla metà dell'arco che avevamo disponibile. Mi collego a questa maglia con una maglia bassissima e a questo punto potete scegliere voi che cosa fare, nel senso che potete o tagliare il filo e riprenderemo a lavorare ovviamente da questo punto, cioè dal punto in cui abbiamo terminato le 4 maglie e poi abbiamo ripreso con il primo arco, andando ad eseguire lo stesso lavoro anche dall'altra parte, oppure potete spostarvi con delle maglie bassissime. Io onestamente faccio così, ma non cambia assolutamente niente. Potete spostarvi con delle maglie bassissime, vi portate dall'altra parte ed eseguite assolutamente lo stesso identico lavoro finché non avrete completato tutto il giro e dovremo riportarci di nuovo all'inizio. Sono dunque arrivata a completare anche gli ultimi 6 archi dell'ultimo rosone disponibile e sono dunque arrivata alle 4 maglie alle 4 maglie sottostanti dell'ultimo archetto che avevamo sotto, insomma. Quindi possiamo fare esattamente come abbiamo visto prima, ci colleghiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia disponibile delle 4 che abbiamo sotto e poi possiamo scegliere perché dobbiamo di nuovo riportarci all'inizio. Quindi dobbiamo saltare queste 4 maglie, dobbiamo saltare questo primo arco, dobbiamo saltare questo secondo arco, dobbiamo saltare queste 4 maglie e dobbiamo riportarci di nuovo al primo archetto dove abbiamo lavorato le prime 8 maglie. Perché? Perché tutto il lavoro che avevamo appena eseguito va ripassato con una maglia bassa su ciascuna maglia disponibile. Quindi, come abbiamo visto dall'altra parte, percorrere questo tragitto, possiamo scegliere di tagliare il filo, ovviamente, oppure possiamo scegliere di percorrerlo con delle maglie bassissime. Io dall'altra parte l'ho fatto con delle maglie bassissime e quindi lo farò anche da questa parte. Come vi dicevo, una volta che sarete arrivati al primo archetto con le 8 maglie, ripassiamo tutto, ogni maglia disponibile va ripassata con una maglia bassa, fino a quando non arriverete al punto di unione tra i due rosoni, ovvero dove abbiamo fatto le 5 maglie basse. Ci vediamo proprio a questo punto perché insomma direi che una maglia bassa su ciascuna maglia disponibile evito di farvelo vedere perché vi annoierei e basta. Quindi io lo faccio per conto mio e poi ci vediamo appunto quando saremo arrivati alle 5 maglie basse. Eccomi, come vi ho anticipato, ho lavorato una maglia bassa su ciascuna maglia disponibile e sono arrivata a lavorare il sesto archetto del mio primo rosone. Sto lavorando maglia su maglia, la mia maglia bassa e sto concludendo questo mio ultimo archetto con le ultime maglie rimanenti. Perfetto. Ora abbiamo da lavorare le 5 maglie che ci sono tra un rosone e l'altro. Lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza e dalla terza facciamo partire una catenella da 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La prima catenella ci serve per girare, andiamo a fare una maglia bassa nella prima catenella disponibile. Una mezza maglia alta nella seconda catenella disponibile, maglia alta nella terza catenella disponibile,
un'altra maglia alta nella quarta, maglia alta nella quinta, maglia alta nella sesta, e dobbiamo andare a vedere, nel senso che dobbiamo 1 2 3, devono rimanerci 3 catenelle d'avanzo. Quindi se abbiamo calcolato 1 2 3 catenelle, qui faremo una maglia bassa, qui faremo una mezza maglia, e quindi abbiamo da lavorare queste maglie alte. Vediamo quante sono. Lavoriamo una maglia altissima, una maglia alta, maglia alta, maglia alta, maglia alta. Vediamo a che punto siamo. 1 2 3, esatto, guardate, devo proprio fare in questo momento la mia mezza maglia, una maglia bassa. E quindi cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato una maglia bassa, abbiamo lavorato una mezza maglia alta, e poi abbiamo lavorato 1 2 3 4 5 6 7 maglie alte, una mezza maglia alta, bugia, ho sbagliato a contare, maglia bassa, mezza maglia alta, 1 2 3 4 5 6 7 8 maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Facciamo una catenella, giriamo solo questa nostra codina, non tutto il lavoro, ma solo questo lavoro che abbiamo appena eseguito, e andiamo a fare una maglia bassa nel primo punto disponibile. Di nuovo una maglia bassa, e giriamo intorno a tutto questo lavoro con delle maglie basse. Una maglia bassa su ciascuna maglia disponibile. Quando saremo arrivati sulla punta, faremo 3 maglie sullo stesso punto, 2, 3 maglie sullo stesso punto per girare, e torniamo indietro facendo anche qui una maglia bassa su ciascuna maglia disponibile. Lavoro l'ultima. Ho creato quindi questa specie di piuma, chiamiamola così, e adesso io mi trovo molto meglio a fare così, quindi giro questa mia piumetta sfilando l'uncinetto, e mi riposiziono dritta in modo da poter lavorare le ultime 3 catenelle che sono rimaste. Non preoccupatevi assolutamente, e lo vedremo poi ancora meglio nelle lavorazioni che verranno. Non preoccupatevi se le catenelle sono arrotolate, se sono al rovescio, non c'è nessun problema. Sapete che lì ci sono 3 catenelle, lavorate 3 maglie basse. Andiamo ad agganciarci quindi nella maglia bassa sottostante, che quindi sarà la quarta. Andiamo a lavorare la quinta, e poi procediamo andando a lavorare maglia bassa su maglia bassa intorno a tutto il nostro rosone. Questo procedimento della lavorazione di questa specie di piuma andrà fatto su ciascuno spazio. Adesso io qui ho anche sbagliato, perché vedete ho lavorato una maglia in più. Vi prego di scusarmi, e vi prego di correggermi, di correggere questo lavoro quando andrete a fare il vostro, perché ovviamente questa deve apparire al centro. Abbiamo fatto 5 maglie, quindi dobbiamo lavorarne 2 e non 3 come ho fatto io. Sulla terza lavoriamo la piuma, e poi dobbiamo lavorare la quarta e la quinta, chiaramente. Io ho sbagliato, sto parlando, a volte mi sfugge qualcosa. Comunque, al di là di ciò, dobbiamo lavorare questa specie di piuma in mezzo ad ogni rosone.
Quando avremo lavorato tutte le piume e saremo arrivate quindi a fare il giro di tutte le maglie basse anche sull'ultimo rosone, come al solito possiamo, e quindi saremo arrivate esattamente a questo punto, dovrete lavorare fino a qui chiaramente. Quando sarete arrivate qui dovremo ricominciare ovviamente a fare il giro di maglie basse dall'altra parte. Qui ovviamente, come abbiamo già visto, potete decidere se spostarvi con delle maglie bassissime o se tagliare il filo e riprendere dal primo archetto con le 8 maglie basse dall'altra parte. Dall'altra parte non faremo nessuna piuma, lavorate maglia su maglia, una maglia bassa su ciascuna maglia bassa disponibile. Anche qui nel punto che unisce un rosone all'altro, lavorate le 5 maglie basse che ci sono in mezzo e non facciamo niente. Queste piume vanno fatte solo da un lato.